Andiamo a vedere la scarpa, eccola qua, classica, Jumpman Jack, è uscita questo fine aprile, il 30 aprile, perché? Per celebrare il compleanno di quel pazzo di Travis. Esatto. Sai quanti anni fa? No, Prova a dire. 39, 39. 34. Sì, 30. 34? Sì. Mostro, raga! Mostro che Ho gli avevi indovinato. dato 40 anni, gli avevi dato. Dopo ho calcolato bene. Io sono Bat E io sono il centralino. e questo è... Resta Zone. That's a one-on-one. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing. Sì, siamo ancora qui a fare degli unboxing, raga. Questo mese abbiamo esagerato. Vi portiamo una scarpetta oggi che è uscita scorsa settimana. Di recente, molto Sì, di recente. per noi è molto di recente, per voi è scorsa settimana. Parliamo sempre del signorino Travis, che anche oggi ci ha tirato fuori una bella scarpetta e la vediamo. Io direi che non perdiamo tempo, abbiamo da fare anche qualche confronto. Dato che però la scatola oggi è un po' pesantuccia, non la lanciamo in aria perché sennò ci casca addosso e moriamo. Facciamo una magia, la magia dell'editing. Utilizziamo la magia dell'editing. Proviamo. Ora allora, ci siamo. Queste, raga, sono le nuove Jumpman Jack colorazione Bright Bright Cactus. Eccole qua. Volte non me lo dici, che sono Volt. Sono Volt, però la colorazione sarebbe Bright Cactus Volt. Noi la chiamiamo Volt perché chiaramente predomina questo colore giallo fluo. Prima però di parlare della scarpa, parliamo della scatola. Non tanto da aggiungere comunque sulla scatola, è un classico box delle Jumpman Jack come avevamo visto sulle versioni precedenti, ma cambia qualcosina perché qui di lato, da una parte e dall'altra, vediamo questa scritta T-Rex che è un adesivo, attenzione raga, è un adesivo, non è stampata sulla scatola, è un adesivo appiccicato sulla scritta Jumpman, cioè quasi soprastante, cioè questa cosa perché? Bella domanda, dopo proviamo a rispondere anche a questa domanda, prima però andiamo a vedere la scarpa. Anche perché più che la scarpa andrei a vedere gli adesivi che ci sono all'interno, perché Subito. non ci sono solo questi di adesivi. Certo. Parliamo solo degli adesivi adesso. Certo. Okay. Sai perché sono lì? No. Perché sono da appiccicare sulla scatola come questi. Secondo me no. Sì. Secondo me comunque questi adesivi uno li può attaccare dove cazzo gli pare. Quello senza dubbio, però come c'è questa scritta T-Rex tu puoi abbellire con le cactus face tutto il box. Questi raga sono gli adesivi da attaccare sul diario. Extra, Sul diario. cosa non vista solitamente. No, ci sta. Però Simpatica. mi piace, cioè l'avevamo vista sulle bike, le Jordan 4 RM bike di Nigel Sylvester, non abbiamo fatto un unboxing di quelle lì, ma in quella versione lì si trovano anche gli adesivi extra. In questo caso Travis li ha voluti aggiungere. Basta, questo è il corredo della scarpa, guardiamo la scarpa. Ma andiamo avanti, scusa, c'è la Ma carta dentro- logata, vabbè, bisogna sì, ho dire capito, che ma- manca la dust bag. Manca la dust bag. Manca la dust bag, sei sicuro di quello che stai dicendo? Secondo me sì, perché noi abbiamo controllato su tutte le nostre paia, non c'è la dust bag. Allora, la storia della dust bag è interessante, raga, perché? Perché tutte le versioni di Jumpman Jack passate presentano una dust bag di tela, Sacchetta di stoffa. un sacchetto di tela Di figo, stoffa. molto bello, è un corredo in più della scarpa. Qui noi abbiamo aperto la scatola per fare il video e non l'abbiamo trovata. Abbiamo detto, ma dov'è sta dust bag? C'è? Non c'è? Sembra non esserci. Io avevo visto delle foto dove c'era questa dust bag di color crema, ma evidentemente non c'è, non l'hanno inserita nelle versioni poi ufficiali. Queste Chissà. sono originali, non sono fake, raga, quindi la dust bag ci dovrebbe essere, però non c'è. Quindi mistero. secondo me non c'è in tutte quelle che vedete qui, non c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente non l'hanno inserita poi nella versione ufficiale, quindi è una cosa in meno che troviamo su questa qui rispetto alle versioni precedenti. Andiamo a vedere la scarpa, eccola qua, classica Jumpman Jack. La silhouette è quella. La silhouette è quella, quindi non troviamo nulla di diverso. Quello che troviamo di diverso sono i colori e anche un po' i materiali. Descrivici prima i materiali, Centrolines. Pelle sul colore muslin, non crema, muslin.
Il mio cappellino com'è? Non lo so. Muslin. Secondo me no, tende un po' più al grigiastro, un grigio tortora. Vabbè, comunque, allora, pelle su tutto il colore muslin, mentre lo swoosh è in Nabook e tutta la parte volt e la parte nera è in stoffa, in tela. Esatto. Qui sono importanti i colori. I colori, raga, che troviamo su questa scarpa sono muslin, nero e bright cactus. Chiamato bright cactus, questo giallo, io lo chiamerei giallo perché secondo me è un giallo volt. Io lo chiamo giallo volt, non verde. Bello strong, posso dire, bello strong. Discutibile. Sì, è molto particolare. Non troviamo accenni di bianco, vero accenni di bianco. Ogni tanto il bianco comunque ce lo mettono, ma qui vero bianco. L'intersuola è nera e muslin e sotto troviamo la scritta Jack in nero sulla suola tutta muslin crema. Attenzione, perché noi questa versione l'avevamo già vista, se ti ricordi. Dove l'avevamo vista, centralino? Da Flight Club Esatto. a Los Angeles, direi almeno 6 mesi fa. Pensa a te, cioè a Los Angeles questa versione ce l'avevano già disponibile. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. 6 mesi, 7 mesi fa. Cioè pensate, Pieni. è uscita questo fine aprile, il 30 aprile, perché? Per celebrare il compleanno di quel pazzo di Travis. Esatto. Sai quanti anni fa? No, Prova a dire. 39, 39. 34. Sì, 30. 34? Sì. Mostro, raga! Mostro Ho che gli avevi dato indovinato. 40 anni, gli avevi dato. Dopo ho calcolato bene. 34. Comunque, si vociferava che doveva uscire a novembre di quest'anno e invece l'hanno, lanciata così. Tra l'altro, ultimamente Nike le uscite le sta quasi un po' buttando fuori così dal nulla. Cioè, vengono maniera fuori in veloce. maniera veloce. Cioè, tipo, le fanno vedere, 2 giorni dopo le rilasciano. Quindi, cioè, è questa cosa che uno non si aspetta e bam, ti fanno uscire la scarpa. Cosa Ti dici? piace la Jumpman Jack? Ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già fatta vedere, comunque la silhouette è sempre quella. Cosa dici? Allora, a me piace, ma ancora deve convincermi del tutto la silhouette. Perché, non lo so, mi dà un po' l'idea che sia una scarpa mid. Cioè, di quelle che non sono basse e non sono alte. Quindi forse farei un po' più fatica a portarla. Tant'è che ho preferito andare sulla versione Jax rispetto a questa. Però è interessante, dai, senza dubbio è un modello nuovo, mi piace. Magari farei anche una comparazione con i colori passati. Prima di fare una comparazione vediamo un attimo i dettagli della collaborazione. Cactus Jack, troviamo sulla linguetta, come ho detto, un Jumpman ricamato con tipo non i capelli, cioè non voglio le virgolette, virgolettato, tono su tono, nero questo ricamo e la classica cactus face sul back della scarpa, in questo caso sorridente ricamata nera. Poi c'è l'idioma qua sullo straps. Abbiamo capito cosa significa? Non abbiamo ancora. Secondo me è una T e una X. T-Rex. Come sulla scatola. Potrebbe essere. Vabbè, comunque anche questo è ricamato tono su tono muslin, che questo oggi è il colore del giorno. Muslin. In più, vabbè, il logo al contrario, classico. Quello è. Posso dirti velocemente, a me il loghino interno non mi fa impazzire. Cioè il loghino interno? Il logo di Nike così. Perché questo qui è bello grande, è al contrario, classico di Travis. Un po' sproporzionato. Secondo me sì, un po' sproporzionato alla scarpa, potevano farlo un po' più grandino, questo è l'unica cosa che non mi fa impazzire della Jumpman Jack. È buttato lì, sembra quasi appiccicato lì così, che dovevano buttarci qualcosa, ed è piccolino sulla scarpa. Non so, non mi convince troppo. Cioè tu lo avresti fatto senza logo interno? No, l'avrei ingrandito di più, l'avrei fatto arrivare anche qua dietro, avrei messo in una maniera differente. Sai che io ho sempre avuto un'opinione che avrebbero potuto solo lasciare il buff esterno. Comunque, prima di fare una veloce comparazione anche con le altre versioni, vediamo le cose importanti, ovvero triplo laccio extra, oltre a quello muslin già montato sulla scarpa. Però e qui, io raga, ti dico, cioè per favore non fatemi vedere che girate con questo, cioè questo è veramente brutto. I lacci Volt. Sai cosa mi sembra questo? Sì. Presenti quando vai in campeggio per legare le tende? Sì.
Sì, Questo, esatto. Troviamo un laccio Bright Cactus con delle piccole striature nere, un laccio invece tinta unita Bright Cactus e un classico nero. Io, ripeto, ci terrei Lasciate il così. muslin, non fate le cose pazze, o forse il nero, bisognerebbe vederle con il nero. Forse la non lo appesantisce so. un po'. Non lo Vabbè. so. Andiamo a fare una comparazione perché E anche una ovviamente classifica. raga, esatto. Ovviamente raga, noi negli ultimi unboxing ce la siamo un po' tirata. In questo unboxing potevamo non tirarcela? Assolutamente no. E di conseguenza abbiamo anche le altre 3 versioni oltre a quella Volt che vi stiamo facendo vedere. Andiamo in ordine di uscita. Prima OG. la Sail, poi c'è la versione University Red e infine la versione Dark Mocha. Infine c'è questa. Sì, però infine a livello delle ultime 3. Cioè, Yes, mettiamola in fila. centralino. Mettiamola in fila. Sei assurdo, Mettiamola sei in assurdo. fila. Così, eccole qua. Queste raga sono le prime 3 versioni e attenzione, qui bisogna capire la scritta T-Rex. Le prime versioni che sono uscite, ovvero queste 2 qui che abbiamo in mano, si chiamano Jumpman Jack e sono state rilasciate da Nike come Jumpman Jack con la scatola che vedete qui di fianco, Jumpman Jack. Classica Classica senza adesivo. senza l'adesivo. Cosa è successo poi? È arrivata questa versione qui, Dark Mocha, che tutti ovviamente hanno chiamato Jumpman Jack perché era la stessa identica scarpa con un colore diverso. Ma Nike qui è stata non furba, ma cioè ha cambiato il nome. Cioè sul sito di Nike queste scarpe vengono chiamate Jordan per Travis Scott CJ T-Rex. Già la scritta Jumpman Jack è sparita nel Scomparsa, nulla, non abbiamo scomparsa. ancora ben capito il motivo. Però, Esatto, ovviamente tutti, e sottolineo chiunque, le chiama comunque Jumpman Jack. Certo, perché il Cioè, modello è quello. Infatti TR sta per T-Rex, ma poi vengono chiamate Jumpman Jack. Il nome completo della scarpa è Air Jordan TR Jumpman Jack. Poi E a cactus, seconda non ce lo, un cactus dentro non ce lo butti. la colorazione dopo ovviamente c'è la University Red, Dark Mocha, Sail e Bright Cactus. Quindi per chiudere il discorso adesivo stampato sopra il Jumpman, perché c'è questa cosa qui? Secondo me per far capire alle persone che non si chiamano Jumpman ma si chiamano T-Rex. Addirittura. Eh sì, questa cosa io veramente non la so. Quindi se c'è qualcuno di voi che la sa, per favore ce la illustri nei commenti. Ammetto questa ignoranza nel non sapere perché c'è l'adesivo piaccicato sopra. Però io ho fatto questa ipotesi. Io, visto che parlavi troppo, ho fatto la mia classifica. Qua, Probabilmente dall'alto al basso. la classifica è uguale anche per me. Probabilmente, sì o no? Sì, Se vuoi sì. fare dei cambi, questo è il tuo ultimo, la tua anche- ultima possibilità. Anche per me la classifica è questa, dal basso verso l'alto. Ovviamente la più bella secondo noi è l'University Red, uscita solo in America tra l'altro. Io metterei via le altre, ci concentriamo su questa, diamo i nostri pareri Yes. e chiudiamo il video. Comunque, la Brown è stata super apprezzata e una delle più comprate sul sito. È vero, è vero. Come ti dicevo prima, modello che mi piace, ma devo ancora farmi convincere a pieno. Lo sai che ogni tanto ci mettiamo del tempo per farci convincere. Questa colorazione è molto particolare, sicuramente estiva, quindi primavera-estate. Gli do comunque un 7. Di più non me la sento. Però, indossato in certi outfit, può dire la sua. Comunque i materiali sono buoni, è una scarpa fatta bene, quindi non gli si può dire niente. È sicuramente una colorazione extra in più. Secondo me, io ho un'opinione in generale sulla collab di Travis e Jordan, ovvero che si concentrano su un modello, fanno 1000 colorazioni e poi questo modello stufa. Secondo me la Jumpman Jack era arrivata a un limite. Il limite erano le prime 3 colorazioni. Cioè, hai fatto quelle, sono piaciute, sono state belle, fine. Raga, andate su un altro modello. Ci sono tantissimi modelli da tirar fuori dall'archivio di Nike e Jordan, di conseguenza perché vi dovete concentrare su una silhouette e proporre 1000 colorazioni anche stravaganti come questa qui, che ci può stare, però basta, cioè basta. Aggiungo che c'è anche una versione rossa che Travis Scott ha indossato in alcuni concerti che forse potrebbe uscire, però cioè basta, cioè Nike, te lo dico io, basta, cioè perché dopo perché il se troppo lo dici tu. stroppia, il troppo stroppia, quindi
basta, cambiate modello, andate su un'altra cosa. Io fate sto aspettando le Jordan 3. Jordan 3, un'altra Jordan 4. Cazzo, la Jordan 4 avete fatto una colorazione nel 2018. E dopo ti lamenti che riempiono di colori. Sì, ma ne cavolo, hanno fatta una, lasciane una, scusa. Certo. Noi ce l'abbiamo là di sopra e siamo a posto. certo, però potevano fare altre 2 colorazioni. Hanno fatto 1000 colorazioni di Jordan 1 Low, adesso stanno spingendo su ste Jumpman Jack, belle, ma basta. Sì, però vedi, se ti fanno un'altra Jordan 1 ti incazzi. No, assolutamente no, perché ne hanno fatta solo una hanno di fatte Jordan 2. 1 High. Vabbè, la Fragment è molto limitata. Beh, quindi vabbè, però 2 ne ha fatte Jordan 1 2. High, fatene un'altra. In ogni caso, raga, queste erano le Jumpman Jack Bright Cactus colorazione Volt, ultima uscita. Fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto e anche gli shorts, c'è tutto ovviamente. Dal BAT E il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.